Ciao Giuseppe, benvenuto. Ciao Simone, grazie per questa opportunità e un saluto a tutti quelli che ci ascoltano. Grazie a te. Siamo qua per una nuova puntata, l'8ª, e siamo qui per parlare della mappa dei talenti. Ci dai giusto una piccola introduzione? La mappa dei talenti è uno strumento che può essere, per farlo capire, simile a quello della mappa astrale, della mappa che si fa con l'astrologia e che ci dà un quadro di noi stessi, ci illustra la nostra struttura, come siamo fatti, quali sono i nostri talenti e i nostri conflitti e quindi potremmo dire ci dà una guida su come orientare la nostra vita, soprattutto quando troviamo quei periodi di difficoltà che non riusciamo a superare. Allora la mappa ci dà una luce, un aiuto per capire qualcosa di noi stessi e farci ritrovare la nostra strada se l'abbiamo persa o se non l'abbiamo mai trovata. Ecco. Diciamo che potrebbe essere considerato, tra virgolette, il destino di questa incarnazione, il destino della nostra anima in questa vita per evolverci. Ehm, Lasciamo perdere adesso cosa vuol dire evolversi, ne possiamo parlare dopo. Per me ha un senso molto preciso la parola evoluzione, non è una cosa scientifica, è una cosa soprattutto animica e spirituale. Perfetto, ok. Introduzione chiarissima. Quindi siamo qua con Giuseppe Montaldo che si occupa di un sacco di cose. Tarocchi, costellazioni familiari, numerologia, naturopatia, le 5 leggi biologiche, sei anche uno scrittore, insomma, Un po' di ehm, roba, sì. un sacco di roba. Però oggi ci concentriamo sulla mappa dei talenti che si serve anche in realtà dei tarocchi e della numerologia, no? Sì, è una branca della numerologia che usa i 22 arcani maggiori dei tarocchi per interpretare i numeri che vengono fuori dalla data di nascita. E sono un bel gruppo di numeri che analizzano tutti i contesti della nostra vita, gli ambiti, gli aspetti come la famiglia, la relazione, il lavoro, cosa viviamo nel sociale e poi ci illustra anche qualcos'altro come facciamo a ritrovare l'equilibrio quando lo stiamo perdendo, come facciamo a rialzarci da una brutta caduta, qual è il nostro conflitto principale, quello che ci mette in crisi ogni volta. E quindi siccome a questi aspetti corrisponde sempre uno o più numeri, questi numeri ci danno delle indicazioni molto interessanti su come, cioè, diciamo, trovare le soluzioni, ma, io preferisco dire, ripulirci e ritrovare noi stessi, ecco. Perché alla fine la sfida è: conosci te stesso. Su questo proprio non c'è nessun dubbio, l'hanno detto tutti i maestri. Dobbiamo conoscere noi stessi per sapere come siamo fatti e una volta che impariamo a capire come siamo fatti possiamo andare avanti senza avere troppa paura dei nostri aspetti bui, quelli che non ci piacciono di noi e che molte volte ci impediscono di guardarci dentro, perché la vera sfida è guardarci dentro. Come dico sempre, non sono le difficoltà e gli eventi brutti che ti fanno soffrire o ti fanno male, ma è il tuo modo di reagire. Mh, Se tu ti attrezzi per reagire bene, la vita tanto sarà sempre una sfida continua, perché quindi in qualche modo va affrontata. Se noi abbiamo quando viene l'inverno ci attrezziamo per l'inverno, non è sempre estate e quindi la vita è così, alti e bassi, sono sempre dei cicli e l'alternarsi dei cicli è quello che ci mette a dura prova ogni volta e quindi noi dobbiamo attrezzarci per affrontare le dure prove, chiamiamole così. perfetto, e la mappa dei talenti è un La ottimo mappa dei talenti attrezzo. ci dà degli strumenti formidabili per questo, sì, esattamente. Benissimo. Prima di entrare nel dettaglio, vorremmo conoscerti un attimo. Giuseppe Montaldo, che altro ci dici? Parlaci un po' di te, fatti conoscere. Io vengo da una famiglia, diciamo, tranquilla, nel senso una buona famiglia che non ci ha fatto mancare niente, siamo 4 fratelli, abbiamo tutti la laurea, per carità, però ogni famiglia ha i suoi vissuti, quindi i traumi dell'infanzia ce li becchiamo tutti. E tra l'altro il mio ultimo libro ha proprio le prime 100 pagine dove racconto proprio tutti questi traumi della mia infanzia e come un po' li ho superati. Però per farla breve, io nasco mi sono laureato in ingegneria, la mia formazione di base è quella di ingegnere e questo non è trascurabile perché comunque è una formazione che mi ha aiutato tantissimo
anche in questi percorsi, perché io ho bisogno, come, tra virgolette, "scienziato", di, mettere tutto alla prova. Per cui anche la spiritualità non è una cosa astratta, non è aria fritta, è una cosa concreta. Esiste la scienza dello spirito, ci son tanti maestri che hanno proprio parlato di spiritualità in termini molto rigorosi e concreti, e quindi questa formazione di base mi è stata molto utile. Poi nel 2003, quindi circa 20 anni fa, ho avuto un'esperienza un po' dolorosa che mi ha costretto a rimettere tutto in discussione. Nel senso che la vita che io pensavo fosse in un certo modo fino a quella data, ho scoperto che era tutta un'altra cosa, e da lì è iniziato il mio percorso. Il mio percorso, ho letto in circa 10 anni, leggevo un libro a settimana, ma soprattutto saggistica, esoterismo, fisica quantistica, naturopatia, medicina naturale, tutto quello che volete, tutto quello che oggi, con un termine che non è molto bello, si chiama New Age. Comunque, diciamo, consideriamolo il risveglio dell'umanità, un nuovo modo di concepire la vita, che non è più soltanto materiale, ma in cui cominciamo a capire che noi prima di tutto siamo coscienza e spirito, mettiamola così. E da lì, nel 2011 ho fatto il primo corso di numerologia, ho imparato la mappa proprio 14 anni fa. Sempre in quell'anno lì ho cominciato a fare le costellazioni familiari, e quindi nel 2013 io queste conoscenze le ho trasformate in lavoro, diciamo anche in reddito, per usare una brutta parola, e lo faccio come professione. Poi nel 2015 ho imparato anche a fare l'ipnosi regressiva, ed è stata una scuola fantastica perché mi ha insegnato tantissimo su come siamo fatti, sui nostri traumi, cosa sono i traumi, come si guarisce dai traumi, eccetera, eccetera. E poi nel 2020 ho iniziato a fare anche i corsi online, perché col Covid non si poteva più lavorare in presenza, perlomeno per quei 2 anni, quindi, grazie a Zoom mi sono inventato questi corsi online che letteralmente mi hanno salvato la vita. E i libri, il mio primo libro l'ho scritto, l'ho pubblicato e presentato il 22 novembre del 2018. Il mio primo libro si intitola I viaggi del matto, e guarda caso l'ho fatto coincidere, non è che l'ho fatto coincidere, ha coinciso col mio 70° compleanno, e quindi è stata una bella soddisfazione. Poi il matto mi risuona molto, tra virgolette, perché il matto è il 22 e io sono nato il 22 novembre. Sono nato nel 1948, che facendo la riduzione, che si chiama riduzione teosofica, di nuovo diventa 22, quindi diciamo ho 4 22 nella mappa, e quindi questo 22 mi risuona moltissimo. E la figura del matto è una figura molto, molto interessante. Potremmo dire che può essere assimilato anche allo stupidotto. C'hai presente Forrest Gump? Sì? Ecco, Forrest Gump per me è uno degli esempi del matto. Ho l'idiota di Dostoevskij, per esempio, Ah-ah. ancora. Sono quelle figure che non gli dai 2 lire, non che voglio, dire qualcosa di me, diciamo sto parlando del matto, lasciamo fuori Giuseppe Montaldo. Sono quelle figure che nella vita hanno una sorta di distacco, chiamiamolo così, nel senso che non si fanno coinvolgere troppo negli eventi della vita, riescono a trovare questo distacco. In effetti il mio superamento dei traumi forse è stato aiutato anche da questo fatto qui, che comunque riuscivo a vedere le cose con un certo distacco, no, per cui il matto è anche un po' incosciente, è un più che un avventuriero, è un avventuroso. Tra l'altro io sono un Sagittario, e l'avventuroso cosa fa? Si butta in tutte le strade, si butta anche in avventure a volte folli, e poi però il matto, in un modo o nell'altro, fa una bella esperienza e ne esce sempre da queste storie, ed è in effetti un po' anche la storia della mia vita. Ho fatto cose che forse non mi potevo permettere di fare per il mio temperamento, ecco. Però sono state delle esperienze che mi hanno fatto crescere tantissimo. Okay, una sana follia comunque in un certo qual modo, Sì, no, quella beh, sana follia che serve per assolutamente sì, ma tra l'altro nella mappa dei talenti, la mappa dei talenti è proprio il percorso del matto, che quando parti assume il numero 0 e alla fine del percorso assume il numero 22. Infatti è l'unico arcano senza numero, il mh-mh. matto.
e fa tutto il percorso dall'1 al 21. Il 21 in teoria è l'ultima tappa e poi diventa il 22 di nuovo, molte volte un 22 tra sempre tra tante virgolette, perché qui non c'è niente di scientifico, può essere la fine delle reincarnazioni, però lasciamola sospesa così questa cosa, non ci sono certezze. È un'ipotesi, è una bella Okay, ipo perfetto. Giuseppe, hai citato una data, forse era il 2003 hai detto? O 2008? sì, Scusami. 2003, sì. Quindi è una data, come dire, un momento di cioè un prima e un dopo? Sì, esattamente, sì. Nel senso che prima del 2003 Giuseppe chi era? Diciamo che prima del 2003 mi potevo considerare nella mia prima vita, perché poi quando succedono queste cose si inizia la seconda vita che è la vera vita. Quindi una persona che viveva anche se io ho sempre avuto una percezione spirituale molto forte da quando ero giovanissimo, però non avevo ancora trovato ho affrontato, ho trovato delle strade per poter approfondire questa conoscenza, che alla fine diventa anche una conoscenza. E quindi era una normalissima persona che viveva la vita senza farsi troppe domande, ha avuto aveva una bella famiglia, avevo 3 figli, una moglie, eccetera, eccetera. Poi è successo qualcosa proprio con mia moglie che mi ha mandato molto in crisi e allora ho cominciato a frequentare no, a fare proprio la vita mi ha mandato nuove conoscenze che mi hanno aperto un mondo, diciamo così. Quindi ho conosciuto un sacco di personaggi interessanti che hanno presentato delle conoscenze che io, ignoravo prima. Mh. Tante, ma tante di tanti tipi. Quindi hai avuto un po' una crisi relazionale, personale e da quella crisi è nato Hai detto giusto, relazionale e personale non esistenziale, nel senso che io comunque sia, sull'esistenza ho sempre avuto una percezione, anche se forse inconsapevole, che noi comunque siamo delle creature che non devono avere paura di niente, anche se attraversano una vita difficile, noi abbiamo dentro di noi una luce molto molto forte, una luce interiore che ci indica la strada, la nostra essenza divina. Io ne sono convinto, ma non so se a qualcuno potrà risuonare strano, noi abbiamo l'essenza divina, il nucleo divino, la scintilla divina e questa percezione che è un po', come dire, proprio quel distacco del matto che ti fa dire: "Ma sì, tanto c'è qualcosa di più grande, è inutile che ce la prendiamo tanto e ci facciamo, come dire, buttare giù dalla vita. C'è qualcosa di più grande che alla fine ritroviamo sempre". E quindi questa luce interiore è proprio la nostra guida. Alla fine, noi siamo solo coscienza, eh. Noi siamo una finestra aperta sul mondo e siamo solo coscienza. Quindi è la nostra coscienza che vive il tutto, e lì ci sono degli strumenti che ci possono imparare a far capire come si fa a "distaccarsi", tra virgolette, dall'essere presi a bastonate dalla vita, diciamo così. Distaccarsi da questa paura di essere presi a bastonate e che ci vada sempre tutto male. Questa è la sfida. Disidentificarsi da quello che abbiamo sempre creduto di esse. ma questo nel 2003 non lo sapevi, l'hai imparato No, più assolutamente avanti. no, l'ho imparato. Perché diciamo che noi abbiamo delle percezioni, ognuno ce le ha. C'è chi le segue, c'è chi le trascura dicendo che sono follie mentali. C'è chi invece segue le sue percezioni e piano piano cerca degli strumenti all'esterno, per esempio le conoscenze degli antichi maestri, per vedere se queste percezioni sono vere oppure se sono delle fisime mentali. E io invece ho trovato dei riscontri alle mie percezioni leggendo tutti quei libri di cui parlavo prima, ma dai grandi maestri, la storia delle antiche religioni, l'esoterismo, il cristianesimo delle origini, la religione indù, che per me è una delle più grandi che esistano, ma anche il buddismo, il taoismo, la religione egizia, sono tutte strumenti di conoscenza incredibili e che ti aprono tante di quelle porte e tante di quelle luci inimmaginabili, che ti fanno capire che la vita alla fine è solo uno strumento che ti serve per entrare in questi mondi. Mh. E la mappa dei talenti quando è arrivata? Allora, io sono stato proprio chiamato perché nel 2011, si faceva questo corso a Cagliari, mi ricordo che mi avevano chiesto se volevo partecipare e non ho mai avuto dubbi, proprio era qualcosa che sentivo di dover fare. Infatti
Secondo me la mappa dei talenti, che ho imparato appunto nel 2011, è uno strumento in cui io mi ci ritrovo, ma a livello oltre che di conoscenza, proprio di intuito, di percezione cosa c'è dietro quel numero, al di là della conoscenza. È chiaro che devi avere la conoscenza. Senza la conoscenza non si fa strada. La conoscenza è sempre importante, però va accompagnata con l'intuito, con quello che ti arriva dall'interno, se no la conoscenza può diventare una cosa astratta, teorica e priva di profondità. E io mi ricordo che nel 2012 frequentavo, proprio l'anno dopo, esattamente l'anno dopo, frequentavo un gruppo politico, lasciamo perdere i nomi, Mh. e ogni tanto si riuniva per le cene, dopo le riunioni, eccetera, e io mi ero fatto la fama di quello che leggeva la mappa a tutti, quindi tutti me la chiedevano e anche se in pochi minuti, quello che mi arrivava era il quadro perfetto della persona che mi stava davanti e che mi diceva: "Sì, sì, è proprio così. Hai proprio fatto una scansione perfetta di quello che sono." Ed è veramente così. Okay. Come, sappiamo chi l'ha creata, chi l'ha ideata, com'è nata questa mappa Allora mentale? è stata divulgata da Jean-Claude Ballard, che è un francese che già dagli anni '90 faceva dei gruppi in tutta Italia e insegnava questi strumenti. Però proprio recentissimamente ho scoperto invece chi dovrebbe essere il vero inventore della mappa dei talenti e l'ho pubblicato anche nel sito in un articolo dove ho scritto le vere origini della mappa ed è un certo sempre francese, Hadar, si chiama Hadar, Hadar, che ha scritto dei libri che sono solo in francese, ma io li ho presi subito, e illustra esattamente tutto questo percorso, come si costruisce la mappa, da che cosa è composta, quali sono tutte le caratteristiche dei 22 numeri. Ehm, Se vuoi posso anche farlo vedere. È un contemporaneo nostro? È Non vivo si vede. o No, no, credo che sia no, non si vede perché c'è un riflesso. Comunque, la numerologia a 22 numbers con i di un numeri? certo Chris Hadar, che chi è interessato, chi è appassionato, io lo sono, quindi l'ho preso subito. Infatti diciamo che non c'era molto di nuovo, era proprio le cose che avevamo imparato, anzi io con la mia collega abbiamo anche arricchito molto la mappa. Nei nostri corsi insegniamo proprio, secondo me, quella che è la versione più aggiornata della mappa, però mi ha dato tanti spunti interessanti comunque sulle caratteristiche, sul temperamento degli arcani, che ripeto sono degli archetipi formidabili. Okay. Ma è recente? Cioè sappiamo No, è un libro dell'inizio degli anni '90. okay, Questo quindi libro è vecchio, però, ti spiega la mappa quasi come la facciamo oggi, ecco. no, Molto mi inter interessava capire, che data avesse la mappa dei talenti, secolo scorso comunque. No, sì, non abbiamo certezze, perché molti medici sono stati messi a tacere, questa è la verità. Mh. Perché molte scoperte di perché poi è tutto collegato. Certi approcci olistici alla malattia, come le 5 leggi biologiche, che sono state scoperte mi pare, se non ricordo male, alla fine degli anni '70 da questo tedesco Hammer, le ha scoperte perché gli era venuto un cancro in corrispondenza della morte del figlio, e qui è Mh-mh. l'origine della scoperta, un conflitto un conflitto molto doloroso che va a somatizzare. E lui ha tirato fuori 5 leggi che sono state riscontrate veramente scientificamente in più di 40.000 casi, cioè il decorso della malattia è sempre lo stesso, qualunque sia il tipo di malattia. Ovvero? E ovvero, faccio un esempio, nasce tutto da un la malattia ha 2 fasi. Una fase acuta e una fase di riparazione. Nella fase acuta non ci sono sintomi, totalmente priva di sintomi. E come viene questa fase acuta? Un profondo conflitto, dovuto a un evento inaspettato, improvviso della vita, che mi manda in una situazione di totale crollo psicologico, in cui io c'ho un pensiero fisso a quella situazione, non riesco a uscirne e il mio corpo entra in uno stato di tensione elevatissimo, per cui gli organi sono sottoposti a una fortissima tensione emotiva. Quando questa situazione conflittuale cessa, perché può cessare o perché l'evento che è successo si è rimesso a posto,
ha cessato il suo effetto perché, si è risolto, diciamo così. Oppure perché io me ne sono fatto una ragione, gli ho dato un senso, ho capito che quell'evento è successo per questo, per questo, per quest'altro, in qualche modo me ne sono fatto una ragione, quindi ho allentato la mia tensione interiore. E allora in quel momento lì, esatto, si chiama la fase PCL, il corpo va in risoluzione, in guarigione. C'è una prima fase calda che è proprio dovuta al fatto che i nostri organi devono ritrovare l'equilibrio. Un forte stato di tensione ci porta sempre al momento in cui cessa questo stato di tensione, a far sì che gli organi ritrovino il loro equilibrio. Questa fase seconda c'ha una doppia fase a sua volta, che è separata da una sorta di shock che si chiama crisi epilettoide, che mi riporta alla fase iniziale. Ecco, la morte avviene in questa sorta di shock. Può avvenire. Ma i medici che conoscono questo decorso e conoscono esattamente tutti questi aspetti, ma ti dico organo per organo, ma vertebra per vertebra, cioè si può risalire a seconda di quale vertebra viene colpita, qual è il tuo conflitto che l'ha originata. Mh, Quindi sapendo che il corpo poi quando va in risoluzione ha tutte queste fasi qui, una fase calda, una fase di febbre, una fase di, ehm, tossicità, qualsiasi cosa, e però è talmente dimostrata che un medico che conosce bene queste leggi può seguire tutto il decorso della malattia e "governarla" tra virgolette, senza che arrivi alla crisi peggiore, quella di morire, anche se è necessario dando dei farmaci. Nessuno dice che i farmaci non servono. Diciamo che i farmaci hanno tanti effetti collaterali e che oggi se ne abusa, perché secondo me ne bastano 5 per tutto, ma la gente ne compra 100. okay. In quel caso lì diventano tossici chiaramente, perché se ne abusa, come gli antibiotici che sappiamo tutti che ormai rischiano veramente di non curare più neanche le infezioni, perché il Mh. corpo si è adattato. Mh-mh. E quindi queste scoperte sono veramente la vera è vero che è la nuova medicina, è vero, è assolutamente vero. E anche questa si sta diffondendo tantissimo anche tra i medici, anche sui La medici più innovativi, diciamo così, più la aperti. nuova medicina Medicina. germanica si chiama, Sì, no, esatto. che forse è connessa anche alla biologia totale, adesso non Sì, ricordo. sì, la biologia totale è uno di questi aspetti che accennavo prima, è nato in Francia e prende molto dalla medicina e la biologia totale, ehm, c'è anche nella mappa dei talenti, perché noi abbiamo eredità genealogiche, ma le eredità genealogiche sono sempre biologiche. Tant'è vero che il conflitto di cui parlavo prima, quell'evento inaspettato che ci manda in crisi, Sì. deve essere biologico, cioè deve essere vissuto come pericolo di morte, allora mi manda in crisi. Nel senso che mi fa rivivere qualcosa che nella storia dell'umanità, un evento simile a quello che nella storia dell'umanità ha comprato morte. E quindi io lo rivivo biologicamente. Ed è la stessa cosa che io ho ereditato dagli antenati. Nella mappa dei talenti si dice: quello che gli antenati tuoi non hanno risolto nella tua lo dovrai risolvere tu. Se tu non hai superato un conflitto, i tuoi antenati te l'hanno lasciato come testimone e quindi lo dovrai risolvere tu. Quindi siamo tutti soggetti a traumi che poi sono ripetuti nell'infanzia, perché si riallacciano sempre a queste memorie, li introiettiamo nell'infanzia, anche attraverso i conflitti che ci creano i nostri genitori, e Mh. quello può diventare un qualcosa che quando diventi adulto, perché quando sei giovane il corpo è talmente forte, con un sistema immunitario forte che anche i conflitti non vanno a somatizzare, si superano sempre, ma quando si arriva alla mezza età si comincia a rimettere tutto in discussione e allora i conflitti possono somatizzare e quando somatizzano devi trovare il senso, il motivo per cui ti è venuta quella malattia. E la malattia, ragionandoci sopra, è quella che ti fa evolvere, perché ti fa capire che c'è un senso più grande a quello che ti sta capitando e che se tu rimani attaccato alla paura della materia rischi di morire. Se invece trovi questo senso più grande, ti affidi a questo qualcosa di più grande, ti affidi all'intelligenza innata del tuo corpo, la malattia guarisce sempre. Se invece immetti nel tuo corpo paura, la malattia rischia di trasformarsi in pericolosa, china in una china pericolosa.
e allora si può anche morire. Io ho avuto 2 lutti importanti. Il mio più caro amico, che è morto a 50 anni di cancro al pancreas, ti giuro chemioterapia dopo pochi giorni è morto, e mia moglie lo stesso. Chemioterapia dopo pochi giorni è pochi giorni, diciamo poche settimane. Ma la chemioterapia, dove porta? Alla morfina. La morfina che cos'è? È la fine della vita. Cioè stai addormentando gli organi, alla fine li stai uccidendo. Questo è quello che io ho imparato dalla mia esperienza, che poi ho riscontrato sia col diploma di naturopatia, sia con lo studio delle 5 leggi biologiche, e poi con la mia malattia fondamentalmente, perché io ho avuto una patologia che è nata nel 2009, ne ho scritto nel mio penultimo libro e anche nel mio ultimo libro, e io molte cose che ho imparato le ho imparate dalla malattia e da come io comunque sia ho risolto la mia malattia. E credimi, senza medici, l'ho risolta da solo, lavorando sui miei conflitti e superando i sintomi quindi. A proposito dei sintomi, i in questo, non so, questa specie di ciclo di cui hai parlato, i sintomi quando arrivano? Cioè nella prima parte c'è lo shock e poi il sintomo arriva Quando nella fa finisce lo shock, che si chiama conflitto attivo, quando cessa il conflitto attivo e tu ritorni alla normalità, allora iniziano i sintomi. Ma ti faccio un esempio banale che però è molto, esemplificativo e soprattutto viene dalla natura, dalla biologia, ed è quello che succede ai cervi e che genera l'infarto dei cervi, che è abbastanza conosciuto, documentato. Che cosa succede? Il cervo ha una sua struttura biologica, il cervo dominante ha diritto di coprire tutte le donne, perché è il più forte e quindi coprendo tutte le donne garantisce il DNA che si trasmette, che è quello più forte per resistere alla vita, che garantisce la vita, perché la sfida della biologia è garantire la vita ovviamente, mh, perché se no che senso avrebbe la creazione se non ci fosse se la vita non continuasse, morirebbe subito la creazione. Quindi se la creazione ha un senso, la vita si deve essere garantita e poi ovviamente evolversi. Quindi il cervo ha questi privilegi di coprire tutte le femmine e di essere il capo, il padrone assoluto. Cosa succede quando un cervo comincia a diventare anziano? Viene sfidato da uno più giovane che lo butta giù dal trono. Però ovviamente il cervo anziano non si arrende e quindi cosa fa? Cerca di riconquistare il suo territorio. È legato al territorio. Chiamiamolo territorio questo privilegio, perché è importante il territorio nelle leggi di Hammer, anzi è fondamentale. Quindi il cervo anziano vuole riprendersi il suo territorio. Di che cosa ha bisogno sostanzialmente? Di forza e di resistenza. È come una manifestazione sportiva, ha bisogno di forza o di forza esplosiva o di forza e resistenza. E perché lui dovrà sostenere una battaglia che a volte dura giorni e giorni. mh-mh, E quindi che cosa fa l'organismo? Perché lui ha una fortissima spinta interiore che lo spinge a riconquistare il territorio, perché ha perso qualcosa non da poco, è chiaro. cer Questa spinta interiore si trasforma in una volontà feroce. Cosa fa questa volontà feroce? Comincia a pompare le arterie. Perché pompa le arterie? Per far affluire più sangue. E quindi più sangue, più aria, più forza. Quindi lui combatte per giorni e giorni e giorni con questo grado di intensità fortissima. Le arterie si dilatano e si ulcerano. Avviene proprio questo. Tant'è vero che il colesterolo serve proprio in questi casi a tappare queste ulcere per evitare che le arterie esplodano. Quindi il colesterolo non è vero che faccia male, il colesterolo è assolutamente indispensabile. E quindi, se questa durata e questa intensità, quindi la somma di durata e intensità è stata eccessiva, che vinca o che perda il cervo, ma soprattutto se vince, la natura lo elimina, le arterie scoppiano. Perché nel momento in cui cessa il conflitto non ci sono più le condizioni perché il corpo ritrovi la normalità, perché l'ha sollecitato troppo e quindi le arterie scoppiano e quello è l'infarto, delle arterie coronari che si chiama. Succede anche all'uomo, esattamente così. Io ho avuto un amico che, era un imprenditore e lui
aveva un credito, faceva lavori pubblici, aveva un credito con lo Stato di una decina di miliardi. Ti parlo di, 7, 8 anni fa. Ed era in contenzioso già da diversi anni, ma la cosa peggiore è che questo contenzioso lo mandava fuori di testa, cioè era incavolato nero. Quindi viveva questo stato di tensione perché non gli piaceva perdere quei soldi, lo mandava in crisi. Cioè, uno che avesse detto: "Vabbè, se li perdo pazienza, vivo bene lo stesso", lui non l'accettava, quindi è entrato nella sindrome del cero: "Devo riconquistare il mio territorio, devo vincere con lo Stato". Io che sapevo benissimo che dopo 9 mesi di questo stato di tensione avviene l'infarto, e questo è matematico. Mh. Dopo 9 mesi nell'uomo avviene l'infarto se io vivo questo stato di tensione oltre 9 mesi. Quindi i Io lo sa sintomi appaiono dopo 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 se lui recupera i soldi. Io questo lo sapevo, ma ovviamente non gliel'ho detto. Gli ho detto: "Ma scusa, chi te la fa fare a prendertela?" Gli dicevo: "Tu hai i migliori avvocati, affida tutto a loro e rilassati, goditi la vita." Gli ho detto così e basta. Beh, credimi, quando lo Stato ha cominciato a restituirgli i soldi, gli è venuto subito l'infarto. quando lo Stato? Subito. Quando Scusami? ha cominciato a recuperare i soldi, quindi ha detto: "Ah, finalmente mi stanno pagando." Si è rilassato, ha cessato lo stato conflittuale, la forte tensione che ha vissuto è crollata immediatamente. Infarto immediato, come per il cervo, la stessa cosa. Cioè il suo stato di tensione era stato troppo lungo e troppo intenso. Ecco perché nella vita non bisogna prendersela più di tanto quando ti capitano le cose brutte, non serve tanto. Ma quindi il sintomo è una riparazione Sintomo da automatica del riparazione, ma le corpo. arterie le arterie quando sono passate dalla fase ulcerativa a ritornare normali, nella crisi epilettoide, che è proprio quell'evento che succede, nella seconda fase, fra le 2 fasi della seconda fase, è una botta che ti riporta a quello che vivevi nella fase conflittuale. Se quella botta trova le arterie malmesse, le lacera. Quindi comunque sia la morte avviene dell'infarto qualsiasi morte improvvisa, come quella dell'infarto delle arterie coronariche, avviene per effetto della crisi epilettoide, che è una botta. Le arterie prendono quella botta, se si sono lacerate troppo si bucano e scoppiano. Okay. E questo e Sì, così è più chiaro. avevo letto un paio di libri sulla biologia totale e le 5 leggi biologiche, però magari sarebbe da fare un episodio, una puntata a parte. È molto Questo a interessante. ques Io nei miei corsi faccio le basi, perché io non sono assolutamente uno specialista, però faccio le basi per spiegare proprio questi concetti. Okay, E faccio anche degli esempi su diversi tipi di malattie, come il conflitto del profugo, per esempio. Il conflitto del profugo è qualcosa che tutti noi viviamo. Hammer diceva 50 volte al giorno, ma per farla breve, il conflitto del profugo è quando tu devi attraversare il deserto e non hai più acqua e non sai quando arriverai. Cosa fa il corpo? Proprio la biologia, e questo è legato poi all'evoluzione, degli esseri viventi, degli animali. L'abbiamo imparato dall'evoluzione degli animali. Tratteniamo i liquidi per poter avere più possibilità di sopravvivenza. Quando la gente si gonfia di liquidi e vengono le come si chiama, la cellulite, è mh, perché una donna sta vivendo il conflitto del profugo, non si sente a casa sua, si sente sperduta nella vita. Allora trattiene i liquidi, perché è un meccanismo biologico che il nostro corpo ha imparato per garantirci la sopravvivenza quando ci manca l'acqua. Lo okay, fanno i reni, è una reazione biologica assolutamente naturale, perché il cervello non distingue la realtà da quello che pensa. Cioè non è che io fabbrico lì conservo i liquidi perché non ho da bere, no, conservo i liquidi perché ho una paura che è uguale a quella di non avere da bere. ho E la capito. mia mente pensa a quella paura e il corpo reagisce perché la mia mente pensa perché il mio corpo ha imparato dall'evoluzione dell'umanità che la reazione giusta a quella paura è conservare i liquidi. Okay, quindi Si può approfondire perché in questa fase dell'evoluzione è successo che i microrganismi a un certo momento sono stati scacciati dall'acqua e buttati nella terraferma.
ed è la fase in cui ci siamo costruiti gli organi di protezione, le pelli. Ci sono peli nel cuore, ci sono peli nel polmone e ci siamo costruiti le pelli, però nel frattempo eravamo stati buttati nella terraferma, non eravamo più nell'acqua, quindi, ci mancava l'acqua e quindi cosa è successo? Che il corpo in quella fase lì, l'organismo ha imparato a trattenere i liquidi in attesa della prossima ondata che arrivava dall'acqua. E così si è garantito la sopravvivenza anche se, non aveva l'acqua, non era nell'elemento acqua. Questo è il Mh. senso biologico di tutto quello che ci capita e di tutte le malattie che ci capitano. Ed è legato all'esperienza che gli organismi originari hanno fatto durante 4 miliardi e mezzo di anni di evoluzione. Perfetto. Però magari torniamo alla mappa dei Ah, talenti, altrimenti no, ci certo, questo perdiamo. discorso ci porterebbe molto lontano, Sì, assolutamente. ma però è molto interessante. Allora per fare la mappa ci serviamo dei numeri e dei tarocchi, giusto? Esatto. Ma magari possiamo prenderci qualche minuto per dire cosa sono i numeri a questo punto. Sì, posso condividere, diciamo, il disegno di una mappa per spiegare un po' la sua struttura, se vuoi. Sì, però magari prima mi dici, cos'è la numerologia e cosa sono i tarocchi, visto che ci serviamo di questi strumenti per la mappa? Allora, la mappa, si fa partendo dalla data di nascita ed Sì, vengono fuori una certa quantità di numeri sì, che ci illustrano appunto la nostra struttura. Questi numeri sono, diciamo, 5 numeri base che sono giorno, mese e anno. Poi c'è da una parte il conflitto fondamentale, il nostro conflitto principale, che attraverso il numero ci dice che cosa a noi ci manda in crisi, che cosa ci fa entrare in conflitto, quali sono diciamo le caratteristiche, che noi abbiamo dentro nella nostra struttura che ci manda in conflitto. Ehm, Invece, il quinto numero che viene fuori è la personalità profonda. Quindi noi abbiamo il conflitto, il giorno di nascita che si chiama domanda infinita di vita, ed è quello che noi viviamo tutti i giorni della nostra vita. Poi c'è il mese che rappresenta la reazione automatica al conflitto, cioè la nostra modalità di reagire. Per esempio, se io nel mese, nel mio caso specifico che c'ho proprio l'11 che è la forza, il mio modo di reagire è la forza. Cosa significa in questo caso? Significa che la forza ha delle modalità ovviamente, ogni arcano ha le sue peculiarità. La forza è, ehm, 2 cose fondamentali: trattiene. Trattiene, 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 perché la forza ha un temperamento bestiale, quasi animalesco, che se perde il controllo, la forza ha paura di perdere il controllo e quindi trattiene, controlla tutto. Però questo cosa comporta? Che se io però mi reprimo o mi faccio reprimere e subisco, e subisco, e subisco perché controllo per non reagire, perché ho paura di perdere il controllo, succede che alla fine non ce la faccio più, la pentola a pressione esplode e quindi una delle caratteristiche della forza è avere degli attacchi di rabbia esplosivi. Quindi se io ce l'ho nel mese e ce l'ho, nella mia vita ho vissuto spesso queste reazioni improvvise di rabbia, perché controllavo troppo, non mi lasciavo andare. Infatti la sfida della forza è lasciarsi andare. okay. Lasciarsi andare, non avere paura di lasciare andare. Ma siccome la vita ci insegna che dobbiamo essere controllati, che non dobbiamo essere schiavi delle emozioni, che dobbiamo essere sempre all'altezza della situazione, come mi è capitato nella mia famiglia, ovviamente ho compresso tanto io quando ero giovane, per cui mi sono dato il permesso di arrabbiarmi quando sono diventato un po' più grande, ma fino ad allora era raro che io mi arrabbiassi, capito? È esploso tutto quando ho cominciato a fare questo percorso. Ecco, questo è quello che si chiama il mese. Reazione automatica al conflitto, il nostro modo di reagire. È ovvio che se io anziché l'11 nel mese avessi, che so, maggio, il 5, il 5 è, la svalorizzazione. È una persona molto svalorizzata. Quindi quando gli succede qualcosa, succede che continua a svalorizzarsi, a non credere in se stesso e così via. Ogni arcano ha un suo senso, un suo significato. Invece
l'anno si chiama memoria genealogica. Per esempio, io c'ho un 22 nella memoria genealogica. Cosa significa? Che potrei avere, siccome il 22 come forse ho accennato prima, il 22 è la libertà totale di essere se stessi, nel senso che il 22 è quello che impara a fare il suo percorso, "fregandosene" tra virgolette, degli schemi della società, delle convenzioni, di quelle cose che diventano un conformismo passivo. Ecco, il 22 supera tutte queste cose, va per la sua strada, è una persona libera, per cui il 22 in memoria genealogica significa esattamente che il mio antenato può avere vissuto una situazione di prigionia. E infatti io ho un bisnonno che è stato arrestato, è stato messo in prigione perché faceva da prestanome a fratello, che era un avventuriero, e quindi quando il fratello è andato in bancarotta, chi è andato in prigione è stato il mio bisnonno. E questa è la memoria che si vede benissimo dal mio 22. Il 22 possono essere appunto persone imprigionate, persone scappate, persone scomparse in guerra, di cui non si sa più niente. E nel mio caso l'ho trovato, ecco. Di solito se uno indaga sulla propria genealogia si può sempre trovare qualche cosa su queste memorie genealogiche che noi abbiamo ereditato, perché io l'ho ereditata questa memoria. Tant'è vero che quando facevo l'imprenditore ho avuto un processo penale per questioni aziendali, da cui però ne sono uscito subito, però ho ripetuto la storia. Ho ripetuto la storia perché succede questo: noi tendiamo a ripetere le storie dei nostri antenati perché il nostro cervello quello conosce. Anche quella è biologia. Il nostro cervello conosce il certo. Se io faccio un altro esempio: se io se c'è una donna che è nata in 1970, 17, 1 più 9 più 7 fa 17. Oppure il 1961 fa sempre 17, ne ho conosciute diverse. Sono memorie di donne tenute prigioniere, asservite, strumentalizzate, usate, schiave, fino a violenza e prostituzione. Nel caso specifico, queste donne hanno la memoria di un'antenata che è stata costretta a sposare l'uomo che non amava, quindi sono state schiave tutta la vita. Queste che hanno il 17 nella memoria genealogica incontreranno uomini che cercheranno di tenerle schiave tutta la vita, Mh, perché il cervello le attira a quelle situazioni che per il cervello sono sicure per la sopravvivenza, perché quello il cervello ha imparato. Quindi la nostra sfida qual è? Liberarsi di quella memoria e far capire al cervello che se io cambio non c'è pericolo, perché il cervello lo fa proprio perché lo percepisce come pericolo di sopravvivenza. Quindi se io cambio, esco da quella relazione, anche se quando cerco di farlo mi viene una paura folle, perché è sempre il cervello che crede di proteggermi. Quindi mi mette paura perché mi sta dicendo: "Non uscire da questa relazione perché è pericoloso." Cioè nel senso che il cervello non conosce l'ignoto. Il cervello conosce solo quello che ha imparato. Lui ha imparato che quella relazione andava bene perché la donna ha vissuto 100 anni. Quindi sta a me mh, capire questa dinamica e la mappa, non solo la mappa, ovviamente una donna che si sente prigioniera prima o poi nell'età di oggi non la vive come un'antenata che poteva essere più imprigionata da schemi sociali. Oggi siamo più liberi, quindi la donna comunque si libera da queste relazioni. Però la mappa aiuta a capirlo, perché molte volte cosa succede nelle relazioni? Che le donne per bisogno sia affettivo, emotivo, sia per paura della solitudine, tendono a trascurare i propri bisogni e a vivere in una relazione che comunque non è piacevole. Cioè trovano uomini che comunque sia le tengono le tengono prigioniere o le trattano male, oppure non sono soddisfatte nella relazione, però loro che cosa fanno? Anziché liberarsi preferiscono non rinunciare alla relazione. Perché? La paura di perdere la relazione è più forte del soddisfare i propri bisogni, quindi non soddisfano i propri bisogni e quindi continuano a stare male. Quindi la sfida è capire che se io non soddisfo i miei bisogni non posso stare in una relazione. E quindi piano piano le donne stanno imparando a uscire dalle relazioni in cui non si sentono più a loro agio. mh. Mentre l'uomo in questo caso è più centrato sui suoi bisogni. Ecco, l'uomo da questo punto di vista, è più se stesso delle donne, ecco, mettiamola così. Okay, Giuseppe,
La mia domanda prima di entrare, nella mappa è cioè la mappa è basata sui numeri e sui tarocchi, però cosa sono i numeri? Come fanno i numeri a darci queste informazioni? Cosa dice la Beh, numerologia? sono tutta una serie di calcoli, possiamo accennarne qualcuno per far Sono? capire come Scusami? funziona. Una serie di calcoli che mi costruiscono la mappa intera attraverso i 3 numeri iniziali, capito? Per esempio, per scoprire cosa vivo io nel nido, Mh-mh. basta sommare giorno e mese. Per esempio io che sono 22/11, nel nido c'ho 6, perché il 22 più 11 fa 33, 3 più 3 fa 6. Tutti i numeri che superano il 22 vanno ridotti. Per esempio un 23 diventa 5. E quindi con questi calcoli io, costruisco la struttura intera della mappa. Ma come fa un numero a darci delle informazioni? Perché il numero è proprio rappresenta l'arcano dei tarocchi. Per esempio, l'1 rappresenta il ba quello che si chiama il bagatto. Il bagatto ha una sua struttura archetipica, un suo modo di vivere, un suo modo di comportarsi, un suo temperamento, un suo carattere, e questo se io ce l'ho nel giorno di nascita, quello sono io, ecco. Okay, okay. Riprendiamo un attimo la definizione di l'hai già detto forse 2 volte, di cos'è la mappa un attimo per ricapitolare. È la nostra struttura al momento della nascita. Questa struttura al momento della nascita ci dà un quadro di quello che noi siamo in tutti gli ambiti della nostra vita. Questa mappa e questa struttura e quello che siamo nasce dalle memorie genealogiche, ma è costruita sostanzialmente dai genitori, fondamentalmente durante la gravidanza. Gli imprinting più potenti noi ce li abbiamo durante la gravidanza, Okay. però incide molto anche i primi 9 i 9 mesi precedenti alla gravidanza, Mh-mh. perché tutto quello che dà l'impronta sono comunque sempre le emozioni, per cui se io ho un padre frustrato che voleva fare il corridoio automobilistico, ma non c'è mai riuscito, lui, mi creerà questo imprinting di voler correre nelle auto e io in qualche modo lo erediterò, perché lui carica forte questa emozione, la carica nella relazione con la moglie e questa cosa loro la trasmettono al nascituro, anche se non è stato ancora concepito. E questo sembra riscontrato dall'esperienza. Okay, Poi ereditiamo anche attraverso il DNA ovviamente, perché il DNA dei nostri genitori sono a loro volta informati dal DNA dei loro genitori e così via. Per cui si dice che noi ereditiamo le nostre memorie genealogiche, fino alla generazione dei bisnonni più o meno. okay, E ultima cosa, i primi anni di vita comunque ci creano dei traumi in ogni caso, però c'è sempre il fatto che questi traumi hanno una forza magnetica, nel senso hanno risonanza con queste memorie, ovvio, perché io mi procurerò i traumi, la vita mi manderà i traumi che entrano in risonanza con le memorie che devo risolvere, con quelle cose che devo risolvere che i nostri antenati non hanno risolto. È come una donna che attrae sempre i narcisisti perché deve liberarsi dalla paura di essere tenuta prigioniera, quindi attrae quelle situazioni. E quindi quando noi siamo giovanissimi, che i traumi più forti sono, ripeto, la gravidanza e i primissimi mesi di vita, diciamo qualcuno dice 7 anni, io direi massimo 18 mesi dopo che siamo nati, anche perché i successivi ripercorrono quelli precedenti. Per cui io in quei primi 18 mesi vivrò dei traumi che mi arrivano dai genitori sostanzialmente, perché vivo con loro, ma perché loro mi hanno fatto venire questi traumi? Perché a loro volta li hanno ereditati. certo, certo. E quindi è sempre un gioco di specchi infinito, chiamiamolo così. Jodorowsky, se non sbaglio, parlava del fantasma transgenerazionale. Generazionale, In sì. qualche modo è connesso, no, cioè O trappola familiare, perché noi tendiamo a essere fedeli ai genitori, quindi a ripetere queste situazioni da cui non usciamo mai. Quindi la mappa ci aiuta proprio a capire quali sono queste situazioni da cui dobbiamo uscire, di cui dobbiamo liberarci, per trovare la nostra strada, perché comunque sia, come scrivo nel mio libro che parla della mappa dei talenti, che è il mio penultimo libro, noi veniamo qui con un senso, con un progetto, assolutamente, e dobbiamo ritrovarlo. Ovviamente la cosa che viene spontaneo da dire: ma se io sono nella Germania di Hitler e devo uccidere gli ebrei, qual è il mio senso?"
È ovvio che siamo coinvolti anche da quello che ci sta attorno, è ovvio, anche se quello è un esempio limite, ovviamente, che l'umanità in qualche modo ha superato, sta superando o deve superare ancora. Noi comunque sia, la nostra libertà di scelta ce l'abbiamo sempre, dovunque ci troviamo. Mh. Prendiamo il caso dei vaccini, per fare un esempio un po' bruttino. C'è chi costretto a vaccinarsi, se no perdeva il posto di lavoro, ha accettato di vaccinarsi. C'è chi ha detto: "Io mi faccio licenziare perché non accetto il ricatto". C'è gente che l'ha fatto, però ognuno è diverso, quindi ognuno giustamente ha seguito la sua strada, quello che si sentiva di fare in quel momento. Non sto giudicando giusto o sbagliato, sto dicendo alcuni hanno preferito scegliere per soddisfare quello che gli veniva da dentro, il proprio bisogno profondo di essere libero di scegliere la cura più giusta per lui. Altri hanno preferito subire per non perdere il lavoro, ma la sfida è sempre questa: la, difficoltà di scegliere fra certezza, sicurezza o emozione, perché a volte seguire l'emozione che viene dal cuore è pericoloso perché può farmi perdere il lavoro, devo ritrovare un nuovo lavoro, per cui la scelta è sempre difficile, non sto dicendo giusto o sbagliato. Ognuno deve ascoltarsi il più sinceramente possibile e poi fare la sua scelta. E Okay, qual è questo è uno dei tanti la differenza tra chi si allinea e chi non si allinea al proprio progetto di cui parlavi? Cioè, che succede? ci sono tanti condizionamenti. Ci sono dei numeri che invece, prima o poi ti portano al risveglio, altri che ti tengono schiacciato nella materia, ma secondo me quello dipende dal grado di evoluzione di ogni anima, capito? Quindi la mappa può riflettere anche il grado di evoluzione dell'anima, nel senso, c'è gente che nella vita non si risveglierà mai, continuerà a pensare che esiste solo la materia perché non ha delle percezioni animiche, delle percezioni interiori, non è mai stato capace o ha avuto paura di ascoltare la vocina interiore che gli arrivava, perché magari lo metteva di fronte a doversi confrontare con gli aspetti di sé che non gli piacciono, le quelle Ma che sono va bene chiamate così, no, cioè oppure no? assolutamente sì. Ognuno vive la vita che in qualche modo non c'è giusto o sbagliato anche qui. C'è chi non si evolve e si reincarnerà un'altra volta e c'è chi invece riesce a fare un percorso di liberazione, capisce che siamo delle anime in cammino, che la morte è solo un passaggio, che, possiamo superare le nostre paure e capire che abbiamo una guida interiore se impariamo ad ascoltarla. Altri preferiscono ignorarlo e rimanere fedeli, come dire, alla vita di tutti i giorni, che è quella che appare e basta, ecco. Okay, quindi la mappa ci aiuta in qualche modo a connetterci, mettiamola così, tra le Connetterci, altre cose. esattamente. Sì, 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 Okay, passiamo un attimo dalla teoria alla pratica e vediamo un po' a grandi linee, perché immagino ci voglia un bel po' di tempo per leggerla la mappa. Però sì. magari, prima ti ho dato la mia data di nascita, magari possiamo fare un esempio, mi puoi dire qualcosa Sì, sulla mia. Eccola qua. okay. Allora qui abbiamo giorno, Sì, 5. risposta automatica che è il mese, memoria genealogica che è l'8, che si calcola la memoria genealogica si calcola sommando giorno, mese e anno, Mh-mh. cioè la personalità profonda si calcola sommando giorno, mese e anno, la memoria genealogica è l'anno 1988, quindi 8 e 8 16 più 10 26 e si riduce a 8. Mentre la personalità profonda si calcola sommando giorno, mese e anno, infatti 5, 2 e 7 più 8 15. Poi ci sarebbe da fare una ulteriore ehm, vedi? Calcolo. No. Sì, perché se io calcolo la personalità profonda sommando 1988 più 2 più 5 viene fuori 1995. In questo caso viene fuori 24 ed sarebbe un 6, quindi tu comunque hai una doppia mappa. C'hai una mappa con personalità profonda 15 e una mappa con personalità profonda 6. Generalmente noi nei corsi insegniamo a prendere quella col numero più alto, però comunque sia ti appartengono tutti e 2. Però Okay. esaminiamo questa perché se no diventa troppo, dispersivo. Che che Quindi questo informazioni su di me riusciamo a ricavare tramite questa mappa? Cioè cosa mi potresti per dire? esempio che sei un 5, per esempio che sei un 5,
Quindi la mappa mi dice che hai avuto un genitore, quello più forte in famiglia, quello che rivestiva il ruolo di maschio, potrebbe essere anche la mamma, Okay. che non ti ha dato valore, che non ti ha dato valore, non ti ha dato il giusto riconoscimento e quindi ti ha trasmesso questo in squilibrio, in squilibrio, e non è detto che sia così, non tutto quello che significa l'arcano noi lo abbiamo. Possiamo avere degli aspetti o non averne degli altri o non averne o avere possiamo avere gli aspetti più in equilibrio, quelli più in squilibrio, eccetera, eccetera. Comunque il 5 è il Papa. Il Papa è una figura di una persona che comunque ha difficoltà a darsi valore. Mh. Non so se questo l'hai vissuto tu nella tua vita. Mancanza di Confermiamo valori. dai. Mh? Continuiamo, certo. No, no, dicevo Ehm, confermiamo ho detto, l'accendiamo. Il risuono. ehm, Però il Papa c'ha anche altre caratteristiche. È un po' dogmatico, nel senso, anche se il suo dogma non è quello della religione cattolica, nel senso che è rispettoso delle regole, soprattutto delle regole che hanno un'origine spirituale, diciamo così, quindi è rispettoso delle religioni, e questo lo porta a volte a essere eccessivo nel dovere per forza rispettare certi impegni, anche se questi impegni non hanno più senso. Lo Okay. porta a essere un po' rigido da questo punto di vista. E quindi molte volte cosa fa il Papa? Siccome, questo è legato anche alla mancanza di riconoscimento e di valore, accumula titoli di studio per darsi valore. Però non capita a tutti questo. Ascolta, Però e la sua quindi il giorno di vita mi dicevi, quale aspetto riguarda? quello Scusa, che noi il viviamo giorno di no quello che viviamo di più nei nostri giorni della nostra vita, però non è profondo come la nostra personalità profonda, cioè nel mh, senso il Papa è un potenziale insegnante, è un ottimo insegnante. È un papa affettivo, che dà proprio trasmette affetto, è capace, di infatti è un ottimo allenatore per i giovani, è un buon insegnante in molti aspetti della vita. È una guida, è un maestro. Se l'avessi in personalità profonda sarebbe un po' più forte come talento, però lo vivi comunque, diciamo così. okay. Ehm, la risposta automatica è la pappessa. Quindi il tuo modo di reagire è quello della pappessa. La pappessa non so. Hai avuto la possibilità di vedere il film o di leggere il libro, è la figura di una donna che si doveva travestire da uomo, perché la papessa è una donna che vive, nel suo mondo, diciamo così, anche fuori dalla razionalità. È una donna che ha forti percezioni dall'invisibile, diciamo così, ed è una donna che ama la vera conoscenza, quella che ti dicevo prima, cioè la conoscenza, delle antiche religioni, quelle più autentiche, la conoscenza dell'esoterismo, del mondo occulto, queste cose qua. E lei c'ha proprio la connessione, la possibilità di percepire tutte queste verità, chiamiamole così. Però è anche una donna di conoscenza che ama apprendere e studiare. Però nel Medioevo, per poter studiare doveva travestirsi da uomo, se no sarebbe stata impedita a studiare. Mh-mh. E quindi cosa ha fatto? Si era travestita da uomo, era scappata di casa perché il padre le bruciava i libri, scappata di casa, ha imparato a fare la terapeuta, ha avuto dei maestri, sempre vestita da uomo, ed era diventata una grande terapeuta. Intanto che era arrivata a Roma aveva guarito il Papa, si era fatta una fama, ed era diventata Papa. E qui ci fermiamo. Le caratteristiche fondamentali della pappessa sono: taglia le emozioni, cioè ha difficoltà a vivere le emozioni perché ci sono in genealogia situazioni in cui vivere le emozioni è stato pericoloso e quindi lei ha ereditato questa memoria di tendere a tagliare le emozioni. Si isola, vive nel suo mondo perché è una donna che appunto, vive bene fuori dalla razionalità della vita quotidiana, per cui tende a isolarsi, però ha questo potenziale di terapeuta perché ha questa connessione aperta, quindi, ha questo talento, diciamo così. Ha ancore religiose. Ancore religiose significa che ci sono, nella genealogia memorie o reali situazioni in cui i figli venivano, fatti diventare preti o suore.
e quindi può aver ereditato questa modalità, quindi questa prigione, questo schema, e questo può riflettere nella parte sessuale, nel senso che può vivere memorie di sesso uguale peccato. Mh-mh. E quindi può avere, frustrazioni sessuali e cose di questo difficoltà. Questi sono gli aspetti fondamentali. E questa è la reazione automatica. Poi ovviamente uno piano piano capendo certe cose può imparare a cambiare le proprie reazioni. Mentre il conflitto dell'1 bisogna partire dal fatto che l'1 è l'inizio del percorso, è il primo degli arcani che entra nel mondo, quindi è proprio un bambino appena nato. Cosa è un bambino appena nato? Intanto è arrabbiato con la mamma perché preferiva non nascere, perché ci stava bene nel grembo, era accudito al caldo, mangiava, non gli mancava niente, pieno di endorfine, quindi stava bene, quindi non voleva nascere e la materia, la vita gli fa paura. Cosa significa che la vita gli fa paura? Che, ehm, lo porta a iniziare le cose. Allora, intanto però bisogna dire una cosa: l'uno ha tutti i talenti, perché appunto è come una cellula staminale. Ha tutti i talenti e quindi può esprimere qualsiasi cosa. L'uno può fare il tutto. Ovviamente questo è una carta, poi tu ne hai tante altre. Ovviamente poi le altre carte ti possono dire cosa puoi sviluppare nel lavoro, però l'uno potenzialmente ha tutti i talenti, potrebbe fare qualsiasi cosa. Come si comporta l'uno? Intanto vede solo se stesso. Giustamente un bambino si sta costruendo la propria individualità, quindi, è molto incentrato su se stesso. Tende a essere molto ambizioso perché vuole realizzarsi e ha, anche la capacità di autoapprendimento. È una persona che è capace di imparare anche da solo, però la sua caratteristica fondamentale è quella di, iniziare tante cose e non portarle mai a termine. Okay. Questo punto l'uno, per superare il conflitto, in questo caso della mappa, intanto dovrebbe andare a vedere gli altri numeri per capire, per esempio tu guarda caso c'hai proprio un 17 nel lavoro e un 3 nel lavoro. Ovvero? Ehm mh, il 3 è una persona è l'imperatrice. Che cos'è l'imperatrice? È una persona che anche lei ha uno spirito adolescenziale. L'uno è proprio l'eterno Peter Pan, come prima definizione, diciamo così. Ha proprio un temperamento da giovanissimo, da estremizzando, eterno bambino, perché non vuol dire poi tutte le altre carte hanno la loro influenza. Fermandoci solo all'uno, diciamo eterno Peter Pan. L'imperatrice è una persona che vive la vita in maniera adolescenziale, cioè è come se lei fosse felice ogni mattina di svegliarsi e di vivere la vita proprio come un adolescente. Ha una grande capacità di comunicazione in equilibrio, è un grande comunicatore o comunicatrice, ha una fervida e ricca immaginazione. Qual è il difetto dell'imperatrice? Un paio te ne dico. Molto competitiva, infatti le donne imperatrici sono quelle che stanno sempre competendo con le altre donne. Mh. Secondo, difficoltà di comunicazione, perché non riesce a fare chiarezza mentale, perché l'immaginazione prevale sul contatto con la realtà. Tant'è vero che l'imperatrice molte volte addirittura crede di aver fatto una cosa che ha solo immaginato e quindi, anche lei ha difficoltà a realizzare perché le piace. Infatti è un talento artistico molto interessante l'imperatrice, ha veramente, possibilità di fare qualcosa nel campo dell'arte, qualsiasi cosa, libri, poesie, pittura, scultura, ma anche in altri ambiti dove c'è bisogno della comunicazione, organizzazione di eventi. Il lavoro che fai tu è perfetto per questo, eh. Mh. Il La podcast? stella Ti riferisci al podcast? sì. Okay, okay.
La stella è quello che dicevo prima, però l'ho illustrata solo in squilibrio, cioè la tendenza a farsi usare e a mettersi in maschere per paura di essere giudicati e di non piacere agli altri. Non so se ti è mai capitato questo, però a un certo momento la stella è anche la sottomissione, come accennavo prima, perché la stella si inginocchia nella figura dell'arcano, ma si inginocchia non perché, si sottomette, ma si inginocchia perché, per per devozione al sacro, perché la stella è una donna sacra. È una donna che porta il sacro con sé, infatti, distribuisce sulla terra l'oro e l'argento, il maschile e il femminile, il sole e la luna, e ha un contatto forte col sacro, proprio perché il sole e la luna sono già 2 arcani molto in alto, rappresentano il maschile cosmico e il femminile cosmico, comunque sia sono 2 simboli molto potenti. Beh, se pensiamo che il sole ci dà la vita e la luna è il femminile, la donna cosmica, e in qualche modo anche la luna ci dà la vita. Ehm, il 17, comincia a entrare in contatto con questi 2 arcani perché versando i liquidi lei, versa l'oro e l'argento, e l'oro e l'argento rappresentano proprio il sole e la luna, il maschile e il femminile. Quindi c'è una forte contatto col sacro. Ehm, l'altra cosa che non abbiamo ancora visto è il diavolo. Allora, tu saresti stato anche un potenziale terapeuta molto potente, perché il 15 è proprio anche la papessa è un terapeuta, il 15 è un terapeuta, il 15 tra l'altro c'hai anche la luna qui tu, e ce l'hai anche qui. Il 15 è il diavolo è una potenza energetica incredibile, il diavolo è veramente uno scanner, fa luce nelle zone oscure di se stesso e degli altri, ehm ha questa potenza energetica, lo porta a dominare, in eccesso beh, il diavolo è quello che sfida Dio, è quello che crede di essere più bravo di Dio, quindi tutto questo con tutte quelle conseguenze del caso, lo porta, se sei in conflitto, a manipolare, a essere geloso, a mettere alla prova. Se in equilibrio è un terapeuta incredibile e ha una potenza energetica notevolissima. Ehm, Okay, quindi Giuseppe, così ricapitolando, se dovessimo fare una panoramica generale sulla mia mappa dei talenti, i miei talenti quindi sarebbero la comunicazione, la anche l'empatia in un certo qual modo per prim terapeutica. se non sapessi quello che fai ti avrei detto: "Tu sei un terapeuta nato. Tu sei un terapeuta se non sapessi quello che fa però anche quello che fai è assolutamente in linea con la tua mappa, perché il talento del diavolo sicuramente ti porta a entrare in connessione con le persone che stai intervistando in quel momento, cioè nel senso tu hai questo tipo di comunicazione, ma proprio leggi le persone, le scansioni, se fossi un terapeuta sarebbe diverso, anche nel tuo lavoro questo tipo di comunicare con le persone o di leggerle, di entrare in contatto, ce l'hai questo talento. E con l'imperatrice, hai una grande capacità comunicativa. Mh. E C'hai sulle anche una sì, dimmi. no, volevi dire qualcosa? C'hai anche? Hai 3 18. Il 18 è il sensitivo nato, ancora più del diavolo. Il diavolo fa luce nelle zone oscure perché c'ha la torcia, perché è veramente uno scanner, ehm, e fa luce proprio nelle nostre zone oscure, nel nostro subconscio. La luna è un vero sensitivo, la luna vede l'altro mondo e tu ce l'hai nell'emergenza, nella chiave emozionale, ma anche nel quinto chakra, che guarda caso è il chakra della comunicazione. Quindi tu mi verrebbe da dire che come comunichi, stai comunque, facendo facendo emergere delle tue risorse interiori, un qualcosa che ti viene dal profondo. Okay, e sulle relazioni che mi dici? Perché vedo relazione 13. Hai un 3 e un 13. Il 3 è di nuovo l'imperatrice. L'imperatrice nelle relazioni, ehm, hai il rischio di vivere una relazione "teorica" tra virgolette, basata sulla fantasia e non sulla realtà. Però ovviamente, ripeto, questo
ogni arcano è influenzato da tutti gli altri numeri della mappa. Io ti illustro quel numero, che significa che l'imperatrice è quella che molte volte dice: "Tu non mi capisci". Allora, questa frase quando uno dice: "Tu non mi capisci", è totalmente priva di senso. Primo perché non si capisce manco lei, e perché non sa neanche che cosa lui dovrebbe capire. Questo è proprio tipico dell'imperatrice. Allo stesso tempo, ripeto, può essere una persona che, vive un po' nel mondo dell'immaginazione e poco nella concretezza. Mh. E quindi tutto questo può avere dei riflessi sulla relazione. Mentre il 13 rapprese tra l'altro con 2 18 qua vicini, con 2 18 vicini, il 13 nella relazione rappresenta il 13 è l'arcano che deve, fare i conti col passato, deve seppellire il passato, liberarsi del passato, attraversare la notte oscura dell'anima. È una carta di profonda trasformazione, e questo comporta un cambio di identità. Quindi può capitare nel 13 di incontrare persone che sembravano una cosa, poi dopo che è iniziata la relazione sono diventate un'altra cosa, oppure lui stesso iniziare in un modo e poi cambiare durante la relazione. E poi comunque sia la relazione in questo caso è una sfida per liberarsi di traumi, perché il 13 proprio ha bisogno di trasformazione. Il 13 è proprio quello che si libera delle memorie genealogiche, dei pesi del passato e falcia tutto, genitori compresi. Poi hai 2-18 e 2-4. Nel senso che il 18 è la luna, quindi vivere anche nel mondo occulto, segreti, ehm, aspetto femminile, sensitività, quindi forte connessione, segretezza, la luna vive meglio nella penombra che non nella luce, mentre il 4 è il padrone della materia. Il 4 è l'imperatore che è in equilibrio, è un leader, un realizzatore, una persona concreta, un protettore, un padre autoritario. Ehm, Anaffettivo, mentre il Papa è affettivo ed è una figura maschile. Ma, Perché poi Giuseppe, per a aspe per riuscire nel mio caso, attraverso questa mappa, che informazioni potresti darmi per riuscire ad avere una relazione sana, di amore sano, bella, profonda e soddisfacente? allora qui bisogna entrare. Mh, Mi devi dare il tuo feedback, ma in questo momento non è il caso. Mi dai il okay. tuo feedback, dal feedback attraverso questi 4 più 1 attraverso questi 5 numeri e 5 numeri, dal tuo feedback cerchiamo il collegamento attraverso questi numeri sulla memoria che hai ereditato dai tuoi antenati, e quindi qual è il nodo, il nocciolo, perché guarda io in una quando leggo le mappe mi accorgo sempre che il nocciolo, il nucleo di quella lettura in quel momento riguarda solo 2 o 3 aspetti massimo, e si lavora su quei 2 o 3. Questo viene fuori, generalmente. Ed è abbastanza facile, dopo una chiacchierata di 1 oretta, individuare questo nucleo su cui bisogna lavorare in questo momento. Questo Mh, nucleo va poi collegato a un antenato, generalmente. Ognuno di questi nuclei si può collegare a un antenato, e quindi lavorare anche sulle memorie dell'antenato, con le costellazioni familiari o con gli atti psicomagici. Per esempio, io se ho un legame con un antenato che mi tiene chiuso, costretto, e mi fa ripetere sempre le stesse esperienze, anche attraverso un atto psicomagico posso spezzare questa catena. Oltre che con le costellazioni familiari, con l'ipnosi e con altri strumenti che esistono, come il rebirthing, in teoria anche la psicoterapia, anche se è molto più lunga, okay, e cose okay. di questo ti Andrebbe approfondito, più in sì, dettaglio. Okay, perfetto. Va bene. Giuseppe, mi sa che le possiamo fermarci informazioni qui. come? No, ti posso far vedere il mio sito? Certo, Così vediamo. okay. Vabbè, qui c'è un piccolo slider dove fa vedere le mie 4 cose fondamentali, quindi scrivere libri, la scoperta del mio destino nel segno del matto, la mappa dei talenti e le costellazioni familiari.
Okay. Okay, Questo è il mio quarto libro che parla proprio della mappa dei talenti e del senso della nostra vita. Infatti il sottotitolo è Numerologia, destino e libero arbitrio. Adesso me l'ha pubblicato il Giardino dei Libri, basta cliccare qua e si trova nel Giardino dei Libri. anche su Amazon, Ehm, giusto? anche su A no, su Amazon non è ancora, su Amazon c'è il vecchio. Il vecchio è questo. Ah, okay, una nuova edizione quindi questa. Esatto, questo è il vecchio, però non è più disponibile perché chiaramente da quando ho avuto una casa editrice il vecchio ha smesso di essere in vendita, però qui su Amazon ci sono tutti i miei libri e troviamo anche su Macrolibra a proposito questo c'è anche in inglese, in tutto il mondo, e questi altri libri li troviamo comunque tutti sia su Macrolibrassi che sul Giardino dei Libri. Perfetto, Nel mio sito c'è, ehm, gli eventi. Quindi i prossimi eventi, uno trova sempre gli eventi nelle varie categorie, lettura mappa online. Tra l'altro io ho la lettura gratuita della mappa, la faccio ogni mese e c'è nel mio canale YouTube e se basta cliccare su uno di questi, questo è il mio blog, ci sono un sacco di articoli, basta cliccare su uno di questi, si va nel mio canale YouTube e si trova per esempio ehm, andiamo direttamente al mio canale, facciamo prima. Ecco, questa è la lettura gratuita che ho fatto il 9 di aprile. In questa lettura gratuita, ho fatto forse una decina, una dozzina di letture. quindi una volta al mese leggi la mappa dei talenti in Esatto, a chi maniera si prenota gratuita. nel mio sito, per prenotarsi basta andare qui negli eventi, ma ho qua lettura gratuita e qui c'è la possibilità di iscriversi. E poi Perfetto, c'è una cosa che sto facendo adesso, qui c'ho dei libri da scaricare gratuitamente in PDF, libri scelti assolutamente. ma Ci scritti da sono te? dei No, come? non sono No, no, scritti da no, no, no. Beh, L'eroe dei 1000 volti di Campbell è un libro di riferimento fondamentale, ma anche il Kybalion. Tutti libri scaricabili liberamente, Introduzione alla magia, film film da scaricare liberamente, senza nessun vincolo, e soprattutto quello che sto preparando adesso, libri scelti che si trovano appunto o sul Giardino dei Libri o su Macrolibrasi o su Amazon. Uno schiaccia qui, per esempio, e va direttamente nel sito dove può acquistare. perfetto. E poi c'è il blog. Son tutti gli articoli che io pubblico su Facebook e che poi riporto sul mio blog, divisi in tante categorie: attualità, relazioni, intelligenza emotiva, spiritualità, crescita personale, terapie olistiche e adesso sto aprendo anche quello delle 5 leggi biologiche. E vabbè, poi qui c'è la possibilità di prenotare un colloquio gratuito. Qui ci sono le mie consulenze. Uno può prenotare un colloquio gratuito se vuole vedere se è il caso di approfondire con me il suo percorso, oppure semplicemente ricevere delle informazioni. Mi pare di avere detto più o meno tutto. Come si chiama il sito? iviaggidelmatto.it. iviaggidelmatto.it. Ma Perfetto. basta mettere su Google Giuseppe Montaldo che di solito mi si trova subito, perché ormai, Ma e c'è anche l'associazione tra Giuseppe Montaldo e i Viaggi del Matto. ma i colloqui, le consulenze eccetera, in presenza o online? Il 90% ormai le faccio su Zoom, 90%. Poi Ah, andrò a fare dei seminari di fine settimana, proprio insegnando la numerologia, e andrò a Orosei il 3 e il 4 maggio e a Milano il 17 e il 18 maggio, proprio a fare 2 corsi che durano 2 giornate. perfetto. Non abbiamo detto, ma tu sei sardo Giuseppe, giusto? Sì, Sono ovviamente. cagliaritano e vivo ad Alghero da 2 anni e mezzo. Ah, okay, ad Alghero. Adesso sono ad Alghero, sì. Perfetto. Volevi aggiungere qualcos'altro? No, niente, semplicemente è stato un piacere No, ci farci sarebbero chiacchierare. ci sarebbero le ultime domande, eh. Dimmi, 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 certo. La prima parte
insomma, l'abbiamo toccata abbastanza, abbiamo capito cos'è la mappa dei talenti, come può essere utile, a cosa serve, eccetera. Le altre 5 domande sono un po' per chiudere l'intervista. Per esempio, se hai un libro su tutti o un film su tutti, indipendentemente dalla mappa dei talenti, da consigliare per te importanti, che potrebbero aprire delle porte, insomma. Guarda, il libro è L'eroe dei 1000 volti di Campbell, perché abbraccia tutto. Lui parte dai miti, dalla psicologia junghiana, ci fa capire tante cose di noi stessi. È un personaggio che è diventato un'istituzione, veramente. Campbell è un'istituzione. Ha scritto tanti libri, molti si trovano anche in PDF, ma L'eroe dei 1000 volti, che cito anche nel mio libro I numeri dell'anima, ne faccio riferimento spesso, ho citato molti delle co è un libro di riferimento poi L'arte d'amare. L'arte? L'arte d'amare di Fromm, che io ho letto a 14 anni, e ci fa capire che cos'è veramente l'amore, al di là di tutte le cavolate che ci raccontiamo per Mm, per essere accolti nelle relazioni. ok. Per esempio, se io dico: io amo un pesce, non lo sto amando perché me lo voglio mangiare, ecco, tanto per dire una semplice banalità, no, amare significa prendersi cura di, e basta. Chi ama non ha emozioni. Ora sto facendo un esempio al limite, ovviamente, che non esiste nella realtà, però chi ama non ha emozioni, ama incondizionatamente, quello è il vero amore. Gli altri Mm, sono tutti l'innamoramento è un'illusione, che però ci fa vivere veramente l'estasi, perché l'innamoramento è il vero estasi, quando noi ci illudiamo di avere trovato l'estasi, e dura qualche mese, poi quando cominciamo a vedere i difetti dell'altro, questo proprio dall'arte d'amare viene fuori. Quando cominciamo a vedere i difetti dell'altro e a dire: "Ma cavolo, non mi sembrava così all'inizio." In quel momento uno, capisce se accetta la sfida di amare oppure no. Nel senso: "Ti amo anche con tutti i tuoi difetti", oppure: "Ciao, non ci vediamo più." mm, ok. Ehm, e questo è l'arte d'amare. Poi vabbè, poi ci sono altri libri, ma sono tanti i libri che io ho letto che mi hanno dato tantissimo. Il Certo, film è il immagino. Mahabharata, che trovate nel mio sito e basta, se no lo Il? dovete, il Mahabharata, Non l'ho che è visto. proprio la saga della religione indù. È il Mahabharata è quello che ha dato origine alla Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita fa parte del Mahabharata, e il Mahabharata è un film illuminante. Lo trovate sempre nel mio sito. Sono 3 episodi, sono di un regista americano, sottotitolati perché sono in inglese, nessuno li ha mai doppiati, però è un film fantastico, ma film ce ne sono un'infinità, Perfetto. un'infinità. Ci teniamo a questi. Sempre a proposito di consigli, se dovessi consigliare un acquisto pari o sotto i 100 euro a chi ci ascolta, cosa ti senti di consigliare? 100 €? Sì, oppure sotto i 100 euro. Massimo Mh. 100 euro. Cosa ci compriamo? Cosa ti viene? Vado in Romania, nella più grande spa che esiste in Europa. Viaggio in Romania nella più grande spa che esiste in Europa? Che esiste in Europa. Io forse perché è qualcosa che vorrei fare adesso, cioè, vasche, piscine, saune, bagni turchi, un ambiente fantastico. Uno lì va lì 3 giorni e si rilassa come non si è mai rilassato in tutta la sua vita, e guarisce da tutte le malattie. Da vedere se bastano 100 euro però, non lo so. È vero, perché tra viaggio e tutto forse ce ne vuole un po' di più, però a 100 € allora me ne vado in una bella spa, mi ci passo una giornata, o alle terme. Okay, va bene, Piuttosto che comprare, godiamoci qualcosa di forte. perfetto. E tu invece nei momenti di difficoltà cosa fai per star bene? O Faccio come i napoletani, agio a passà la nottata, lascio ci che spieghi? passi. Mh? Lasci che passi, quindi, stai nella sofferenza. Accetto quello che mi sta capitando in quel momento, che è sempre un qualcosa che evidentemente vuole uscire dal corpo e quindi mi fa stare male, perché in effetti tutto quello che ci fa stare male è qualcosa che sta uscendo dal corpo, perché è nel corpo che c'abbiamo tutte le nostre zone oscure, le nostre memorie,
e quindi tutte queste memorie ogni tanto tendono a trasformarsi in pensieri e a dirci tutte quelle cose che non ci piacciono e noi tendiamo a identificarci con i nostri pensieri e ci facciamo prendere. Quindi la sfida è intanto lasciare che passi e poi essere consapevoli che ci sta passando qualcosa che ci fa stare male, perché se ne siamo consapevoli, la vediamo passare, c non ci non ecco, non farsi acchiappare del tutto, esserne consapevoli, anche se in quel momento, non possiamo dire con una bacchetta magica: "Ecco, adesso ne esco". Sì, posso andare a farmi una passeggiata, una bella passeggiata al sole, torniamo anche alla spa di prima, oppure posso starmene coricato e aspettare che passi. Ognuno deve trovare la sua strada, perché è una cosa assolutamente individuale questa. Però non farsi prendere né dal vittimismo, né dalla frustrazione, né dalla depressione. Non tagliare le emozioni, viverle totalmente. Bene, Perché non dimentichiamo che le emozioni sono il nostro messaggero, Noi, possiamo evolverci solo se impariamo ad ascoltare le nostre emozioni, a farci guidare da loro, perché sono la nostra voce interiore, nel bene e nel male. E quindi dobbiamo imparare ad ascoltarle, se no non ci riconosceremo mai. Noi siamo anche le nostre emozioni, ma dobbiamo disidentificarci e non diventarne schiavi. Però ci arrivano tanti messaggi dalle emozioni, chiarissimo. è Ehm, fondamentale. okay. Le ultime 2 sarebbero queste. La penultima è: se potessi mettere un cartellone, una grande lavagna nel cielo, e che potesse vedere tutto il mondo, cosa scriveresti? Che messaggio? Ce ne sono diversi. 1. A Imparate ad amare voi stessi. 2 Imparate ad godetevi la amare. vita perché la 2 godetevi la vita perché è la cosa più meravigliosa che possiate avere e quando non ce l'avete più ve ne renderete conto. Mh, 3 conosci te stesso e conoscerai l'universo e gli dèi. il famoso nosce te ipsum. Esatto. Benissimo. La prossima in realtà è una domanda che io farò al prossimo ospite. Mh. Infatti tu dovrai rispondere, prima di salutarci, alla domanda che l'ospite precedente ha fatto per te. Ah, okay. Vuoi iniziare Quindi la dalla risposta alla domanda o dal formulare tu una domanda per il prossimo? No, prima fammi vedere la domanda che ha fatto a me il tuo ultimo ospite. Il mio ultimo ospite in realtà è di ieri, una signora argentina, che si occupa di, sanación cósmica si chiama. Mh, Siamo nel mondo dei registri akashici, siamo nel mondo degli angeli, ehm, okay. e a fine intervista lei chiede, in spagnolo te la traduco in italiano, ehm: "Vivi realmente bene, con amore e in armonia?" Diciamo che se devo raffrontarmi al mio al mio io di qualche anno fa, ehm, dal raffronto dico assolutamente sì. Però dico ci sto ancora lavorando, ma ci sono quasi. Non si smette mai di Non imparare, si no? smette fino all'ultimo giorno la vita ci metterà alla prova, poi la morte è un altro bel discorso, ma, ne parleremo un'altra volta. Però Bene. chi vuole conoscere la morte si guardi i film di Battiato, soprattutto quello sul bardo. Di Battiato il Battiato cantante? Battiato è un grande maestro che ha fatto 4 film come regista. Andatevi a Sai che non lo cercare. sapevo? Lo Sì? so. Sono Ah, quelle informazioni che non circolano. non lo sapevo. Quindi la domanda che faccio io al prossimo tuo la domanda è una domanda abbastanza provocatoria. Credi più in te stesso o nel guru che ti illude di farti stare bene? Credi più in te stesso o nel guru che ti illude perché proprio questa? Perché ho un sacco di amiche che vanno a fare a va non hanno il coraggio di guardare le loro emozioni, stanno male
si fanno 2 giorni spendendo soldi dal guru di turno e il lunedì stanno peggio di prima. Mh. E ce ne Quindi la sono ri tan cercano la risposta in un altro piuttosto che in se stesse perché Esatto. forse è più C'è facile. una mia carissima amica, veramente le voglio un bene enorme, anche se ormai da quando non sono più a Cagliari, che ha fatto una costellazione come una volta non ha avuto più il coraggio di farne nessuno. Ed è una donna eccezionale, professoressa universitaria, una donna in gambissima, che va a vedere questi seminari: "Ah, che bello, che bello, che bello", e lunedì torna di nuovo in crisi. Okay. E ce ne ho diverse amiche così, amiche e amiche, e non riesco a farglielo capire. L'ultima non mi saluta più quando gliel'ho detto. Vabbè, ognuno il suo. No, ci sono passato anch'io, è un percorso obbligato e non sto dando giudizi di nessun tipo, per carità, è giusto farlo. Però io ho imparato a distinguere i maestri dai falsi maestri e quindi quello è un percorso importante, perché esiste tanta gente che effettivamente magari ti aiuta anche a capire che non hai più bisogno di lui. Anche questo è importante, eh. Mh. E anche io, per Bene. carità, molte volte faccio tanti consulti di una volta, e poi il cliente non viene più. Però tutti mi dicono, tutti, ora non esageriamo, diciamo una buona percentuale mi dice: "La tua costellazione mi ha cambiato la vita, il tuo colloquio m'ha aperto nuovi mondi", e questo per me è motivo di enorme soddisfazione. Bene, E mi l'im basta, non ho bisogno di creare dipendenze ai miei clienti e cerco di evitarlo. okay. L'idea di questo podcast, questa puntata è anche quella, aprire appunto, aprire nuove Esa porte. Però, esattamente. ecco, prima di salutarci, ti possono trovare digitando Giuseppe Sì, Montando su Google, viaggio assolutamente, intimato, sì, sì. sei No, facilmente Mappa reperibile. dei talenti o Giuseppe Montaldo mi trovano subito, anche i viaggi del matto, questi 3 e poi su Facebook basta digitare Giuseppe Montaldo, o anche su Google mi trovano subito. Perfetto, quindi che sia un messaggio su Facebook, un'email, rispondi Sì, comunque un po' sì, a tutti. il mio numero di telefono lo si trova anche sul sito. Ah, anche il telefono, perfetto. Sì, Vabbè, sì, sì. qua sotto lascerò le varie informazioni, così anche da facilitare la ricerca. Perfetto, Giuseppe, non so se vuoi aggiungere qualcos'altro, oppure ci Eh. salutiamo qua. Ci possiamo salutare. Grazie di questa occasione, è stato un piacere. Ho bisogno ogni tanto di anche io di anche se faccio consulti quasi tutti i giorni, però avere un interlocutore mi aiuta anche a focalizzare meglio, forse anche esprimermi meglio, esprimere sempre con maggior chiarezza, che non è facile quello che racconto. Molte volte non è facile, per certi non è facile, me ne rendo e poi do un sacco di informazioni. Lo so, anche nei consulti, molte volte qualcuno può avere troppe informazioni, però Però questo è questo è quello che registrato, quindi possono tornare indietro e riascoltare esatto, dove non non è solo, ma stato poi chiaro. io dico quello che mi esce dall'anima col cuore, totalmente col cuore, e condivido sempre tutto quello che mi è possibile condividere, con piacere, con gioia. Perfetto. Giuseppe, grazie a te, è stato un piacere anche per me, a presto. A presto, a prestissimo. Grazie, saluto a Ciao, tutti. un Ciao, ciao, saluto. ciao. Ciao.